Ciao e bentornati sul canale. L'argomento del quale vorrei parlarvi oggi è un po' diverso da quelli che ho trattato finora sul canale. Diverso perché? Perché vorrei partire parlandovi di uno scrittore per arrivare a parlare di un regista. Vorrei cominciare a parlarvi di Fyodor Dostoevsky e di Alfred Hitchcock. Cosa accomuna questi due personaggi? Che ci crediate o meno, li accomuna Friedrich Nietzsche, almeno per l'argomento che voglio trattare oggi. Ma andiamo con ordine. Il libro di Dostoevsky del quale vorrei parlarvi, almeno in piccola parte oggi, è questo. Un libro che tutti abbiamo sentito nominare, magari non tutti lo abbiamo letto, ma tutti lo conosciamo, Delitto e Castigo. Un classico immortale, intramontabile, forse uno dei più importanti che ci siano mai arrivati dalla Russia. Cominciamo a parlare di questo libro parlando della figura di Raskolnikov, il protagonista, colui che più di ogni altro si ritiene rappresentante della filosofia di Nietzsche. Raskolnikov crede di essere veramente uno dei pochi eletti degni di portare il nome di superuomo. Lui è convinto che la morale, le leggi, tutte queste cose esistano semplicemente per tenere l'uomo comune, quello che lui chiama il pidocchio. Lui parla della gente normale, definendoli pidocchi. Dicevo, le leggi e la morale servono solamente per tenere i pidocchi ingabbiati, per tenerli fermi, per essere governabili. Il superuomo invece è colui che va oltre tutti questi concetti ed è talmente sicuro, talmente forte delle idee del filosofo tedesco da decidere di commettere un omicidio. Decide di commetterlo ai danni di una donna a suo modo di vedere orrenda, di un'usuraia. Ci riflette a lungo, lo prepara in tutti i minimi dettagli e alla fine decide di commettere questo delitto. Va nella casa dell'usuraia e la uccide a colpi di ascia. A questo punto però accade l'imprevisto. La sorella della stessa usuraia entra in casa e lo coglie sul fatto. Raskolnikov deve decidere in fretta, ha pochissimo tempo, il suo piano è andato storto e cosa fa? Uccide a sua volta anche la sorella dell'usuraia. A quel punto scappa, fugge e qui avviene la prima grande svolta della storia di Delitto e Castigo. Raskolnikov comincia a stare male, comincia ad essere impossessato della paura, comincia a domandarsi se ha dimenticato qualcosa. Magari ha commesso un errore, cioè ha lasciato qualcosa nella casa dell'usuraia che potrebbe ricondurre la polizia a lui. Potrebbero veramente incolparlo per questo omicidio, un omicidio che lui è convinto di aver commesso per il bene, perché alla fine, dal suo punto di vista, ha ucciso una persona orrenda, ha ucciso un pidocchio. Quindi perché dovrebbe pagare per questo? In più, ad aggiungere dramma al dramma, tutte le sue certezze vengono meno. Questo perché? Perché si sente in colpa, perché comincia a stare male, comincia a provare questi sentimenti talmente negativi che sono in contraddizione con tutte le idee che aveva sempre avuto su Nietzsche, sul superuomo, sulla diversità tra le persone elevate e i pidocchi. E se questo crollo avviene, se questo crollo delle sue certezze è reale, allora tutto quello in cui lui ha creduto era falso. Tutte le convinzioni che aveva su di sé non avevano alcun senso di esistere. Quindi la sua vita inizia a distruggersi davanti ai suoi occhi. Un'altra figura importante in questa storia è quella di, perdonate la pronuncia, Porfiri, credo sia, che è il giudice istruttore incaricato di indagare sull'omicidio dell'usuraia. Porfiri è importante nella vicenda perché in qualche modo è l'agente dell'espiazione, se così vogliamo.
Porfiri ci mette poco a capire che è Raskolnikov il colpevole. Lo inquadra velocemente e pochi indizi gli fanno capire di avere davanti il colpevole. E a questo punto un, arriva la parte magistrale del libro, secondo me. Porfiri non lo vuole incolpare. Porfiri fa in modo che Raskolnikov arrivi al punto di confessare egli stesso l'omicidio, perché sa che solo attraverso la confessione Raskolnikov può salvare la propria anima. Solo così può espiare veramente, solo così può sperare di tornare nel mondo reale e non di rimanere rinchiuso nella gabbia che ha creato. E a questo punto voglio collegarmi a Hitchcock. Voglio collegarmi a questo regista parlando di un film che ha girato nel 1948. Il film in italiano si intitola Nodo alla gola. È un film da un punto di vista registico molto importante, molto bello secondo me, perché in tutto il film ci sono, mi sembra, una decina di cambi sequenza. Ci sono 10 cambi inquadratura in 10 piani sequenza, scusate. Ci sono 10 cambi di inquadratura in tutto il film. Questo vuol dire che c'è una prova attoriale molto importante. Infatti io sono rimasto molto colpito dalla bravura di tutto il cast, dai più ai meno conosciuti. L'unico nome che io conoscevo, che mi era noto, era quello di James Stewart, che solo arrivando sul set illuminava tutto con la sua classe e la sua bravura. Detto questo, il film comincia con un omicidio. Nessuno spoiler perché è proprio la scena di apertura. La prima scena vede davanti a noi Brandon e Philip che stanno uccidendo il loro vecchio compagno di classe David. Lo stanno uccidendo con una corda, strangolandolo. David quindi muore e loro due cosa fanno? Lo nascondono dentro un baule antico all'interno del loro soggiorno. Il problema è che ci sono degli ospiti in arrivo, avevano organizzato un ricevimento di lì a pochi minuti. Quindi cosa fanno? Nascondono a loro volta il baule apparecchiando per il ricevimento sopra. Quindi piatti, posate, candelabri, tutto per nascondere in piena luce il sarcofago all'interno del quale c'è il povero David. Dov'è David? Dov'è David? È una delle frasi che ci saranno più spesso durante tutto il film. Verrà posta molto spesso questa domanda e non c'è risposta fino alla fine. Il personaggio di James Stewart, Rupert, in questo caso è quello che più si avvicina alla figura di Porfiri, perché sarà lui che col suo ingegno, con la sua arguzia e la sua intelligenza, riuscirà a capire non solo che c'è qualcosa di strano in quel ricevimento, ma anche a raccogliere tutti i piccoli indizi che lo condurranno fino alla soluzione di questo grave dilemma. Tenete conto che Rupert, James Stewart, non ha la minima idea di che cosa sia successo. Si rende solo conto che c'è qualcosa di strano e vuole capire che cosa. Perché accomuno questi due, questo libro e questo film? Perché durante il film si parla anche di Nietzsche, si parla soprattutto dell'omicidio, l'omicidio come forma d'arte, perché l'omicidio viene proposto come appunto un'arte che può essere portata avanti dai pochi che hanno il diritto di uccidere. E chi sono questi pochi? Quegli individui che per levatura morale e intellettuale possono farlo, i superuomini, coloro che vanno oltre la morale, vanno oltre le leggi perché sono superiori e quindi hanno il diritto di poter compiere un omicidio senza dover pagare, senza essere giudicati dalle leggi dell'uomo comune. È un tema molto forte, molto ricorrente e le figure di Brandon e di Philip sono perfette per portare avanti questo tema, perché se Brandon è una perfetta e solida incarnazione di questi concetti, Brandon crede
di essere il superuomo, lui ne è convinto e porterà avanti questa convinzione fino alla fine. Lui sa di essere diverso e sa che nessuno comprenderebbe il suo punto di vista e verrebbe giudicato. Dall'altra parte, Philip, fin da subito, viene preso dal senso di colpa. Noi vedremo durante il corso di tutto il film Philip passare lentamente di minuto in minuto in una terribile agonia. Ci sarà questo senso di colpa proprio lampante e presente, lo vediamo che lo sta fagocitando da dentro, perché Philip non è in grado di reggere al male che ha fatto. Philip è molto diverso da Brandon, nonostante siano molto legati l'uno all'altro. Questo è il motivo per cui ho trovato queste due opere molto vicine, perché se anche Raskolnikov comincia la sua storia come un Brandon, forte e sicuro delle proprie idee, la conclude come un Philip, divorato dal senso di colpa, alla ricerca disperata di un modo per potersi liberare, di poter tornare ad avere una vita, non dico normale, ma di poter uscire dalla gabbia dei pensieri, delle paure e del malessere. Questo è il motivo per il quale ho trovato queste due opere molto molto vicine. Ovviamente è la mia opinione, è un pensiero personale. Se la pensate diversamente o se avete qualcosa da dirmi in merito, lasciatelo scritto nei commenti, non vedo l'ora di poterne discutere con voi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao, buona giornata.